spettacolo amici, che bontà! Ben ritrovati nella cucina e con le ricette di culinaria. Come potete notare oggi prepareremo un risotto agli asparagi, quelli raccolti da noi, nei campi. Ebbene sì, è iniziata la stagione e subito una bella ricetta dedicata a loro. Diamo uno sguardo agli ingredienti che troverete in descrizione con le dosi per 4 persone e iniziamo subito la preparazione. Ah, dimenticavo, prendete subito il burro e mettetelo in freezer. Ok, come pulire gli asparagi? Bene, come prima cosa dobbiamo dividere la parte più morbida da quella dura. Prendiamo l'asparago tra le dita ed esercitando una piccola pressione dalla parte più dura, scivoliamo lentamente verso la punta. Ad un certo punto l'asparago si spezzerà, quindi avremo così separato la parte dura da quella morbida. Ecco. Ora prepariamo subito il brodo. In una pentola versiamo circa 1 litro d'acqua fredda, inseriamo i gambi degli asparagi, ovvero la parte dura che abbiamo scartato, la carota, il sedano, la cipolla, i pomodorini incidendoli con un coltello ed un ciuffetto di prezzemolo. A fiamma alta fino ad ebollizione. Quindi poi saliamolo, mettiamo il coperchio ed a fiamma bassissima lasciamo cuocere almeno 45 minuti. Ritorniamo agli asparagi, separiamo le punte e teniamole da parte perché le prepareremo separatamente. Il resto del gambo lo tagliuzziamo e conserviamolo in un'altra ciotolina. Tritiamo lo scalogno, non troppo sottile. Quindi in un padellino giro d'olio lo riscaldiamo ed una volta ben dorato aggiungiamo gli asparagi tagliuzzati, non le punte. Saliamo, pepiamo, saltiamo, aggiungiamo un mestolo di brodo e lasciamo cuocere circa 8-10 minuti. A cottura ultimata versiamo gli asparagi in un bicchiere da mixer. Spezzettiamo le foglie di basilico, una dose generosa di olio evo e via. Frulliamo il tutto. Ecco pronto, copriamo con pellicola alimentare e teniamo da parte. In un padellino un tocchetto di burro, uno spicchio d'aglio, riscaldiamo ed inseriamo le punte degli asparagi. Pizzico di sale, pepe tritato, saltiamo a fiamma vivace per massimo 2 minuti. Teniamoli così da parte, molto croccanti. Prendiamo una padella, un goccio d'olio e con uno Scottex puliamo semplicemente tutta la superficie. Fiamma medio-alta, inseriamo il riso. Questa fase, amici, quindi la tostatura del riso, è una delle componenti principali della buona riuscita di un risotto all'onda. Quindi saltiamo continuamente il riso. Inizierete a notare il cambio di colore e soprattutto un profumo pazzesco. Vi state chiedendo come capire se è tostato al punto giusto? Bene, dopo 1 minuto circa, prendete con le dita qualche chicco, se risulterà abbastanza bollente sarà bello e pronto. Ora andiamo a sfumare con il vino bianco. Questa fase è anche importante per la buona riuscita del risotto, perché come potete notare dalle immagini, in questo momento il riso a contatto con un liquido rilascerà momentaneamente una buona parte di amido. Sfumata la parte alcolica del vino, iniziamo ad inserire un po' per volta il brodo. Da questo momento non si accettano distrazioni.
Cominciamo a coccolare il nostro riso. Ovviamente il brodo tenetelo sempre a fuoco medio-basso, man mano che il riso lo assorbirà, aggiungetene un mestolo per volta, non di più. Questa cosa è molto importante. Noi velocizziamo un po' le immagini per non avere un video di mezz'ora. Ecco, altro brodo. A circa 5 minuti dalla cottura del riso uniamo la crema di asparagi. Ora aspettiamo ad aggiungere altro brodo. Il riso dovrà assorbire tutta la parte liquida della crema. Girate continuamente, ora più che mai. Ecco, a noi necessitava di un pochetto di brodo. Giriamo, assaggiamo di tanto in tanto. Ecco, guardate bene, questa è la giusta consistenza che dovrete ottenere a cottura ultimata, o meglio, quando il riso risulterà al dente. Spengiamo la fiamma, lasciamo il riso un minutino, dopodiché iniziamo la mantecatura. Prendiamo il burro dal freezer ed inseriamolo con il formaggio grattugiato. Iniziamo a mantecare. È importante che il burro sia ghiacciato, perché dovete sapere che lo shock termico che subirà una volta a contatto con il riso bollente favorirà la fuoriuscita del latticello, che insieme all'amido del riso creerà una cremosità e soprattutto permetterà a noi di saltarlo all'onda. E voilà, a voi! Un minuto di riposo e silenzio. Realizzare questo video non è stato semplice. Se vi è piaciuto lasciateci un like ed iscrivetevi al canale di Culinaria. Terminiamo con un po' di pepe tritato, le punte di asparagi saltate che doneranno croccantezza al piatto ed un filo d'olio. Amici, non potete non provare questa nostra personale versione originale di risotto agli asparagi selvatici. È davvero troppo delizioso. Abbiamo cercato quantomeno con le immagini di rendere giustizia al piatto. Beh, ora il risotto si raffredda, andiamolo ad assaggiare. Ciao amici, alla prossima!